Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di settembre 2023. Ragazzi, tengo questa che si è girata ed è il Papa, quindi è una carta di ufficializzazioni. Per qualcuno può fare riferimento a un matrimonio, a una guida spirituale. Quando c'è il Papa si parla sempre di qualche cosa che ha a che fare con lo spirituale. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, e poi ci sono altri link a video che potrebbero interessarvi, come le previsioni della seconda parte del 2023, il corso sui chakra, il corso sui tarocchi. Date sempre uno sguardo alla descrizione del video. Allora ragazzi, partiamo con un re di pentacoli, un 7 di coppe, abbiamo un cavaliere di spade, l'eremita, un 8 di bastoni, è volata dopo la recupero. Ok, è un 6 di spade, recupero un attimo la carta che è caduta. È un fante di spade al contrario. 6 di spade, non so se l'avevo già detto. Allora, ragazzi, partiamo da un re di pentacoli. Il re di pentacoli può rappresentare un padre o una figura a cui si fa riferimento, o anche la vostra persona di interesse se avete qualcuno. Di solito è una persona generosa, una persona con un certo status sociale, un certo potere personale, anche a livello caratteriale, non semplicemente a livello economico. Abbiamo un 7 di coppe, si apriranno possibilità, ci saranno come delle nuove occasioni da valutare. Tenete presente che quando c'è 7 di coppe si potrebbe anche parlare di alcune illusioni, quindi sono da valutare bene. Diciamo che vedendo poi queste due carte io ho come la sensazione che vogliate scappare da una certa situazione, e lo vedo anche qui perché anche qui c'è un 6 di spade al contrario. Ho anche un'altra versione di queste tre carte, ed è che vi stiate un po' illudendo in riferimento ad una persona che pare non essere così presente effettivamente nella vostra vita, o dice di esserlo ma poi fisicamente non lo è. Cioè è un po' come se vi facesse vedere che è abbondante, ma poi in realtà a livello pratico, a livello fisico, non c'è tutta questa abbondanza nel conoscersi, questa volontà di andare avanti, mi viene da dire. Ok, queste carte le andiamo a vedere poi dopo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal re di pentacoli, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Può essere una situazione familiare, ragazzi, può essere una questione dove abbiate l'esigenza di allontanarvi proprio da una madre, da un genitore, da una figura genitoriale, come vi dicevo. Andiamo a vedere il 7 di coppe, poi magari vedendone di più ritorno un attimo indietro, vedo cosa riesco a dirvi. Allora abbiamo un 4 di spade e la carta della giustizia. Questioni burocratiche, qui con la giustizia c'è da riportare in equilibrio certe situazioni. Abbiamo anche un 4 di spade, che è una carta che parla di solitudine, di ritiro spirituale in realtà, perché anche il Papa ha a che vedere con qualche cosa di spirituale,
Mm. Diciamo che se state aspettando qualche firma, qualche contratto, qualche sblocco a livello burocratico, è facile che nella prima settimana di settembre questi sblocchi ci siano. Ehm, Potrebbe essere proprio riferito a un matrimonio. Ve lo dico perché c'è il Papa. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Abbiamo un 7 di denari, scusate, bastoni, un 9 di denari e il Papa nuovamente. Sì, ragazzi, io qui ho come la sensazione che qualcuno voglia scappare da un certo tipo di contratto, da un certo tipo di legame, da un certo tipo di famiglia anche, sì. Quello che manca è l'indipendenza, c'è come una paura a rimanere soli, vi dirò. È un po' come ce la farò da solo o da sola. Andiamo a vedere questo eremita. 8 di spade e matto. Allora, ci potrebbe essere una questione legata dei figli, vi dirò. Quindi la domanda ce la farò da sola o da solo, magari a stare con mio figlio, a mantenere, a gestire il figlio, ok? Quindi per qualcuno il discorso potrebbe essere un po' questo. Ehm, per qualcun altro, ragazzi, credo che abbiate bisogno di riscoprire un po' il bambino interiore che c'è in voi, ok? Perché qui con questo 8 di spade avete la mente talmente tanto inquinata dalle paure, dai sensi di colpa, dal non essere adatti a una situazione, dal non essere abbastanza qualche cosa, che insomma vi siete, diciamo così, un po' appesantiti ed è necessario invece riscoprire la parte, l'essenza, la vostra essenza. In effetti, quando c'è l'eremita è perché c'è un invito a ricercare la propria verità. Che cosa è giusto per voi? Lasciate stare le illusioni, lasciate stare le possibilità che si potrebbero aprire. Cosa sentite vibrare su di voi? Può essere una verità, può essere una relazione, può essere una situazione, ok? Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Perché l'otto di bastoni è una carta di comunicazione, quindi qualche notizia arriva, ok? Sono anche notizie o comunque comunicazioni piuttosto veloci. Sette di pentacoli e 3 di pentacoli. C'è qualcosa che si potrebbe sbloccare inerente a un progetto. Potrebbe essere una casa, visto che comunque abbiamo anche qui la giustizia, ragazzi. Potrebbe essere qualche cosa, qualche situazione inerente a una casa. È come se l'attesa fosse finita nella seconda settimana di settembre. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Potrebbe anche fare riferimento però a un lavoro o ad una collaborazione, perché se per caso qui voleste staccarvi magari da un partner piuttosto che dalla famiglia e qui state aspettando la vostra indipendenza, l'ufficializzazione, qualche tipo di contratto, vi dico che qui qualche voce, non è il contratto, ma qualche voce di collaborazione, qualche notizia potrebbe arrivare. Andiamo a vedere il fante di spade. Quattro di coppe, stella. Re di spade, 4 di bastoni e 3 di coppe. Allora, siccome c'è questa situazione contrattualistica, matrimonialistica, diciamo così, ehm, che in qualche modo verrà sbloccata, non la situazione in sé, ma quello che voi sapete della situazione, è come se arrivassero delle notizie in più, vi dico che vi porterà a, ragazzi, a controllare l'altro, a controllare la situazione, a controllare
perché qui con il 4 di bastoni al contrario, questo 3 di coppe, sinceramente non mi dà molto la sensazione di una questione, di una storia stabile, di una situazione stabile. Anzi, vi dirò che qui, vedendo anche poi il 6 di spade al contrario, come l'idea, se per esempio state frequentando una persona che è già impegnata, che qui ci siano solo delle illusioni inerenti a quello che è il matrimonio o il ritiro dal matrimonio, ok? Perché il 4 di spade è colui che si prende un tempo, sapete, la separazione prima del divorzio. In realtà la giustizia è una carta di contratti in positivo, ma vedendo che qui c'è il Papa al contrario e il 9 di pentacoli al contrario, è come se uno dei due non fosse libero, non fosse indipendente. E arrivano queste notizie, ma ripeto, bla bla, sono solo notizie. A livello concreto non c'è stabilità. Anzi, fate attenzione, adesso andiamo a vedere questo 6 di spade, poi vi dico quello che stavo per dirvi. 6 di bastoni e 5 di pentacoli, appunto. Fate attenzione perché quando c'è il fante di spade al contrario e il re di spade al contrario, poi adesso è uscito anche il 5 di pentacoli, ci potrebbe essere qualche situazione di manipolazione qui, mentale intendo, perché sono spade. Se siete in una relazione a tre, ragazzi, qua il consiglio è di allontanarvi fondamentalmente da questa storia, ok? Uscire da questa situazione di carenza per arrivare al successo. Tenete presente che non è semplice, vi dirò perché siete, a parte la situazione qua di carenza, ma poi avete anche questo 8 di spade, che è una carta che fondamentalmente vi mette in una attitudine di vittimismo. Cioè, quando volete fare un cambio, questa è una cosa che faccio con me, quindi la dico anche a voi, magari vi aiuta. Quando c'è qualche cambio che io voglio fare e il mio ego, per paura di cambiare, comincia a trovare mille problemi, no, ma quello, no, ma quello, io faccio una specie di gioco che è trovare subito anche una cosa positiva. Quindi avere la bilancia sempre in equilibrio, una cosa negativa, una cosa positiva, una cosa negativa, una cosa positiva, in modo da non farmi sopraffare da quest'otto di spade, da tutti quei pensieri negativi. Perché ragazzi non si può essere sempre al massimo, cioè ci sono i momenti di alto e i momenti di basso a livello di vibrazione sia mentale che emotiva e ci sta, va bene anche viverseli, però qui è importante che voi ritroviate un pochettino la vostra essenza, la vostra genuinità, ok? Vi dico, non è che ci sia diavolo o torre o cose di questo genere, però c'è un qualche cosa con l'ipercontrollo che non vi fa stare sereni. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli, vediamo che cosa riesco a dirvi ancora. Ragazzi, qua parla di una separazione, parla di una rottura. Mm. Vi dico, io non sento proprio la rottura recente, cioè non ho neanche né 3 di spade né 10 di spade, però sì che probabilmente c'è ancora qualche cosa da guarire perché qui abbiamo questo 4 di spade, ok? E comunque quando c'è anche la carta dell'eremita si tratta proprio di fare un'autoanalisi interna. Andiamo a vedere ancora qualche oracolo da questo mazzo, vediamo cosa vi vogliono ancora dire. Guardate che bella questa immagine, è quella che preferisco. Carta numero 34. Sorrido ragazzi perché mi parla della luce dell'eremita e voi ce l'avete proprio qua, centro lettura. Parla di scoperta, di intuizioni, parla di potere femminile, parla di tutto quello che è il mare inteso come mare, gli alti e bassi che dicevo prima, le profondità del mare, l'acqua è l'elemento che è collegato con il secondo chakra, ok? E abbiamo carta numero 24. Questa carta parla delle radici.
parla di sopravvivenza, di rispetto. È un po' come rispettatevi l'un l'altro e sarete liberi, parla anche di libertà e di liberazione. Ok? Amici dell'Aquario, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Fatemelo sapere nei commenti con un like, con un'iscrizione, con una condivisione. Se avete piacere potete anche fare una donazione o abbonarvi. Ho tolto la fascia di abbonamento più bassa, ce n'è solo più una, quella che dà accesso ai video di crescita personale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!